Ma voi quanto siete disposti a spendere per un vinile nuovo? E fate delle eccezioni oppure non superate mai la soglia, che ne so, dei 30 euro? O meglio ancora, aspettate che quel titolo arrivi in offerta. Naturalmente non può succedere sempre, alcuni titoli in offerta non ci vanno mai, ma in qualche modo dobbiamo difenderci dal caro vinile. E allora, in questo video vi dimostro che si può risparmiare su grandi classici, chicche incredibili e anche qualche pubblicazione recente, come questa che vedete qui a fianco, l'ultimo album dei Fontaines DC, uno dei miei imperdibili del 2022, in offerta a poco più di 20 euro mentre registro questo video che vi ho segnalato sul canale Telegram di Vinilicamente. Lo vedete dal minutaggio, questa puntata è molto lunga perché ci sono tanti acquisti standard a prezzo normale e poi ci sono tutti quelli in offerta, per cui ho inserito i capitoli per andare direttamente alle sezioni che vi interessano di più, e visto che quello dedicato alle offerte è piuttosto corposo, consiglio caldamente di non perdervelo, non skippatelo, perché oltre a farvi vedere quello che ho acquistato dopo avervele segnalate sul canale Telegram, vi dirò cosa penso in generale sull'acquisto dei vinili in offerta. Altra cosa importante da ricordare è che vi ho accennato qualche giorno fa su TikTok. Il mio giudizio sulla qualità dei vinili che commenterò è stato formulato dopo 2 lavaggi con lavadischi ad ultrasuoni. La prima volta lo lavo quando mi arriva, prima di ascoltarlo, per capire se poi ci siano difetti incompatibili con una riproduzione decente. In sostanza, per capire se tenermi quel disco o fare il reso, come mi è successo recentemente e non solo a me con il remix di Animals. Questa è la terza copia, ho dovuto renderlo 2 volte. Il secondo lavaggio e ovviamente anche la seconda asciugatura vengono effettuate quando scelgo gli album da inserire in puntate, quindi quando la sto preparando. Ultima cosa importante che si lega alla precedente, visto che molti mi chiedono se vadano lavati anche i dischi nuovi. Allora, io lo faccio per abitudine e perché voglio fornire delle informazioni più oggettive possibili, ma non è una pratica obbligatoria, nel senso che devo capire se il rumorino che sento deriva da un accumulo di carica elettrostatica o da una stampa fatta male. Non facciamo lo sbaglio di trasformare la passione dell'ascolto in vinile in un lavoro o peggio ancora in un obbligo, perché ognuno di noi deve trovare la routine che preferisce per vivere questa passione in modo sano. Comunque, tornando alla domanda, sì, lavo anche i vinili nuovi perché nella maggior parte dei casi arrivano con inner sleeve che sono di carta semplice oppure cartoncino o ancora cartoncino lucido che lasciano residui sul disco e lo caricano elettrostaticamente per via dello sfregamento. Vi sarà capitato molte volte, soprattutto con le inner sleeve di cartoncino lucido, di avere difficoltà a estrarre un vinile. Quello che sperimentate è un accumulo di carica elettrostatica, per cui il vinile si attacca alla carta. Lavare il disco aiuta a eliminare o ridurre i pop e click che sentiamo in riproduzione e che sono dovuti alla carica elettrostatica. Se un vinile è rumoroso di suo, nel senso che la stampa è fatta male, nessun lavaggio potrà mai eliminare quel rumore, e nel corso di questo video vi darò un esempio concreto. Quando però apro il disco nuovo e mi trovo una inner sleeve che ha già la carta e soprattutto la lamina antistatica, solitamente non è necessario il lavaggio, quindi per il mio ascolto non lo lavo, lo faccio solo per il mio lavoro sul canale. Quando durante questo video e tutti gli altri vedete queste inner sleeve, già saprete che sono le mie, le Spin Care, che uso ormai da anni e che sostituisco sempre a quelle originali quando sono di carta o cartoncino. Ve le inserisco qui sotto in descrizione insieme alle buste esterne, sempre Spin Care. Queste sono le Density, quelle un pochino più massicce e resistenti, ma ci sono anche le Crystal per chi vuole una busta esterna un pochino più trasparente, però è anche un pochino più delicata agli angoli, quindi vedete voi, fate la vostra scelta. Io le uso entrambi a seconda del vinile. Quelle Crystal le uso principalmente, anzi esclusivamente, sui vinili singoli, quelli molto fini, queste per tutti gli altri.
Confesso che gli ultimi Baustelle mi avevano un po' annoiato perché c'era stato l'entusiasmo al primo ascolto degli ultimi due album, L'amore e la violenza, ma era svanito subito. Ecco perché ero sia contento che timoroso all'annuncio del nuovo Elvis, perché ti dispiace sempre un po' quando un artista che segui dall'inizio smetti di acquistarlo perché non ti dice più nulla. Di solito succede perché cambia l'artista o perché cambi te, o magari entrambi. Sia quel che sia, con Elvis i Baustelle hanno finalmente svecchiato quella formula che certamente definiva il loro stile, ma stava anche diventando piuttosto logora. Non ascoltavo così tante volte di seguito un nuovo album dei Baustelle dai tempi di Amen, quindi 2008, e prima di Amen mi era successo solo con il debutto nel 2000. Sono sempre loro, ovviamente, che snocciolano slogan a presa rapida uno dietro l'altro, ma più frizzanti, con il rock che entra negli arrangiamenti e toglie spazio a certe orchestrazioni che mi sapevano un po' di maniera. Il risultato è un disco, come sempre, curatissimo in tutti i dettagli, ma meno imbellettato, più schietto, più polveroso. Un grande ritorno. Come ci ha abituato la discografia odierna, ci sono più varianti di Elvis con copertine diverse. È una pratica che non mi fa impazzire perché mi piace associare un album ad una copertina, una che sia uguale per tutti. Edizione gatefold con all'interno foto di Bianconi che si tiene stretta una bella gamba femminile, e di qua ci sono tutti i crediti e i ringraziamenti. Sulla in sleeve di carta ci sono i testi. Io ho scelto la versione con vinile nero, molto buona la dinamica, stampa silenziosa. Tra l'ultima birra e il tempo che più non ho, c'è in mezzo un respiro, la pelle dei ragazzi in rock and roll. Flash Mode ho preso la versione in CD dell'ultimo album dei Metallica, 72 Seasons. Veramente troppi, 50 euro per un doppio vinile e per di più per un album che, è vero, non mi dispiace, però neanche mi entusiasma. Aspetterò che la versione in doppio vinile scenda di prezzo e se non scenderà andrà benissimo il CD. Non mi entusiasma, ma non posso negare che in alcuni momenti mi abbiano fatto godere, troppo pochi però, anche rispetto alle ultime prove, mentre i capolavori del passato non sono neanche da tirare in ballo per rispetto verso le leggende viventi che compongono i Metallica. Credo però sia meglio analizzare questo album per quello che ci racconta dei Metallica di oggi, perché chi li ha visti live nell'ultimo tour, che ha toccato anche l'Italia, sa benissimo quanto siano in grado di entusiasmare come pochi ancora oggi e quanto si meritino tutto l'amore possibile. Quindi, anche se non mi soddisfa pienamente, allo stesso tempo non mi pento di aver acquistato 72 Seasons. Come per tutti gli album recenti dei Metallica, credo che li rivaluteremo tra 5 o 10 anni, quando avremo messo da parte le aspettative e ascolteremo solo la musica. Staring in the black light, dominating world's right. Magari chi era qui dai primissimi tempi si ricorderà di quante volte io abbia segnalato Lucio Corsi. All'inizio mi offendevano, è normale, adesso è un artista di culto. E se lo merita tutto il culto, perché sta proseguendo la sua rincorsa verso le galassie oniriche del glam, non svendendo la sua poetica. Il suo sguardo stralunato sulle cose che lo circondano, unito alla fantasia e al gusto melodico, sono segni di un fuoriclasse destinato a rimanere. E se il rimando automatico è a Bowie per via degli arrangiamenti, dell'immaginario e degli abiti di scena, il mio pensiero va più che altro a Lucio Dalla per la facilità di farci viaggiare nel mondo creato dalle proprie canzoni. La gente che sogna rappresenta poi un'ulteriore evoluzione dal punto di vista produttivo rispetto al già impeccabile Cosa faremo da grandi del 2020. Sembra di ascoltare un disco italiano degli anni 70, non solo per l'immaginario quindi, ma anche per le esecuzioni strumentali, gli arrangiamenti, insomma la produzione in toto, sono tutti aspetti estremamente curati. Anche se io lo preferisco quando è un filo meno barocco e un filo più chitarroso, La gente che sogna è un altro album coi fiocchi che ci conferma come Lucio Corsi sia su un altro pianeta, su un'altra galassia appunto, rispetto al pop italiano di oggi.
In un mondo ideale, tra i partecipanti al Festival della canzone italiana ci sarebbero Lucio Corsi, Venerus, Thalea, Emma Nolde, Cigno, Giuliano Dottori, Gaube, e ne potrei tirare fuori tanti altri, direttore artistico, ovviamente Rettore. Come sempre copertina splendida, merito della madre di Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. Questo infatti è un suo dipinto, come suoi dipinti sono stati utilizzati per i lavori precedenti di Lucio Corsi. In sleeve di cartoncino rigido con i crediti, ringraziamenti e tracklist. Molto figo perché è forata in corrispondenza della label e quindi crea questo bel contrasto tra bianco e nero e l'immagine scelta per la label. Bello il poster pieghevole che ricorda l'estetica di quello del Rocky Horror Picture Show e che comunque fa molto anni 70, quindi un tratto di continuità col contenuto musicale che è sempre molto apprezzabile. Dietro abbiamo i testi. Fino ad oggi questo è il miglior artwork per una pubblicazione in vinile del 2023, a mani basse, e traduco dal livornese a mani basse significa non c'è storia. Se poi ci aggiungi anche un gran disco impreziosito da una bella stampa silenziosa con una buona rappresentazione di tutta la scena, hai fatto bingo. Sui tetti delle case l'astronave gira disco che sparisce come tutto il resto, è chiaro. Se sarò polvere che sia da sparo. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. E poi raggiungimi sul canale Telegram di Vinilicamente, dove sicuramente troverai qualche offerta che fa al caso tuo e in quel modo mi aiuterai a portare avanti il mio lavoro sul canale YouTube. Prima di continuare dimmi nei commenti qui sotto qual è la soglia di spesa per te per un vinile nuovo. Qui sotto. Avevo parlato del debutto di Venerus Magica Musica nella rubrica dei dischi in uscita, quando avevo a disposizione solo 2 brani per l'ascolto. Erano bastati quelli a far trillare le mie antenne, perché quando il talento è così lampante devi solo accoglierlo a braccia aperte. Talento che il live dello stesso anno ha ribadito e che con il nuovo album Il Segreto si manifesta a voce ancora più alta. Come per Lucio Corsi è un alt pop che può arrivare a tutti perché è fatto bene strutturalmente ed in più è orecchiabile. Nel caso dell'artista Maremmano è un pop che si tinge di glam, per l'artista milanese i territori confinanti sono quelli del soul e dell'R&B. Ci sono degli attimi nel brano Il tuo cane in cui la chitarra solista richiama certi passaggi gloriosi di Prince, ma sono solo alcuni dei tanti momenti memorabili da brividi. Un album registrato in presa diretta senza sovraincisioni. Il Segreto è uno di quei dischi di pancia, di testa, soprattutto è un album di sostanza. E di sostanza sono anche artwork e packaging, grazie a Dio. Copertina apribile con una foto ed i crediti della combo che ha partecipato alla registrazione. Poster con foto di Venerus e tutti i testi sul retro, in sleeve illustrata con una bella nota dell'autore. Vinile nero abbastanza silenzioso con una dinamica bella ricca. Insomma, non avete scuse, Il Segreto è un album imperdibile. Mi basterebbe poterti annusare. A Momentary Lapse of Reason dei Pink Floyd esce in origine nel 1987 ed è il primo album senza Roger Waters. Molti, compresi il sottoscritto, diranno che si sente. Intendiamoci, non ho alcun tipo di avversione verso David Gilmour, anzi lo ritengo un chitarrista molto sottovalutato, ma devo anche ammettere che preferisco i Pink Floyd della classica formazione a 4 con Waters, Gilmour, Mason e Wright. In A Momentary Lapse of Reason Waters non c'è e Wright, seppur reintegrato, è ancora relegato al ruolo di turnista. Certo, il nome in copertina è quello, il materiale è sempre notevole, ma comunque manca qualcosa. Questa mancanza non lo rende un album insufficiente, ma semplicemente meno imperdibile rispetto a tanti altri capolavori della band inglese. Non è un caso infatti che io non lo avessi ancora nella mia discoteca e che abbia colmato la lacuna solo con l'ultima riedizione del 2021, quella cioè che contiene il remix 2019. Insomma, si è capito, non è il disco da cui partirei per iniziare
una collezione dei Pink Floyd. Se però dal punto di vista strettamente contenutistico il mio livello di entusiasmo è timido, dal punto di vista di artwork, packaging, stampa e resaudio posso solo applaudire, come devo peraltro fare per ogni pubblicazione relativa ai Pink Floyd. No, aspettate un attimo, per quasi ogni pubblicazione in vinile relativa ai Pink Floyd, perché il recente remix di Animals ho dovuto renderlo 2 volte per avere una terza copia decente, e l'ancora più recente cofanetto dedicato al 50° anniversario di The Dark Side of the Moon è ampiamente sovrapprezzato. Ne ho parlato in un video dedicato, bello ricco, ben argomentato, e se ve lo siete perso lo trovate qui sotto in descrizione. Credo che sia un bene che Thalea non abbia proseguito il suo percorso ad X Factor dello scorso anno, perché se fosse arrivata ai live oggi non avremmo tra le mani un disco del genere. Le chiederò direttamente com'è stata quell'esperienza, visto che verrà qui a registrare una delle live sessions della prossima stagione. Ho insistito molto per averla perché sono rimasto ipnotizzato da Aura al primo ascolto. Ci ho ritrovato quella voglia di creare album significativi, quella voglia che era tipica del consorzio produttori indipendenti, e chi si ricorda anche del Maciste, il bollettino del CPI, saprà a cosa mi riferisco. Sicuramente la produzione di Flavio Ferri contribuisce ad incanalare il grande talento di Thalea verso un territorio che ne esalta maggiormente le doti, perché anche l'EP d'esordio in inglese era interessante, ma si rischiava di andare a saturare la già affollata categoria di bella voce con chitarrina a corredo. Per quanto valido, non ci diceva niente che già non conoscessimo. Questo invece è una boccata d'aria fresca, perché sa essere pop, ma al tempo stesso si concede visioni elettroniche che sono scomparse da tempo nella discografia che conta. A fine anni 90 questo approccio era più presente, e penso anche a certe prove degli Just Mamò e gli stessi Delta V di Flavio Ferri. Poi il filone d'oro dell'alternative italiano, che fosse pop o rock, si è via via prosciugato, e il cosiddetto indie non è riuscito a ripercorrere queste atmosfere. La partecipazione di Antonio Aiazzi è il secondo bollino di qualità impresso su un disco che merita molta attenzione. La cover di Amandoti dei CCCP chiude quel cerchio che si diceva all'inizio. Brava, brava, brava. Fermo il corvo e poi connessi salti e scivolosi tentativi di trovarsi e di cambiarsi, sei dietro quello che cerchi. Bel soggettone Anna B. Savage, lo si capisce non solo dalle sue interviste, ma anche dalle doti attoriali espresse nel videoclip di Influx, che dà il titolo al suo secondo album. Un album che ho acquistato a scatola chiusa, senza aver ascoltato un brano, senza aver ascoltato un secondo, perché il suo debutto del 2021 a Common Churn mi aveva folgorato ed era finito tra i miei imperdibili di quell'anno. Per farvi capire quale atmosfera si respirasse qui dentro, vi avevo fatto i nomi di Jeff Buckley e Anthony and the Johnsons, perché convivevano i momenti più trascinanti del primo e il pathos drammatico del secondo. Qui di Buckley ci sono poche tracce, di Anthony, o meglio Hanoi and the Johnsons, permane quell'approccio sofferto tipicamente anglosassone. Bel soggettone, dicevo, perché una che scrive che ha sognato di fare sesso con l'ex e non è venuta, vince tutto. Anche se non è niente di trascendentale da dire, sappiamo bene che impatto abbia sulla psiche dell'uomo forte. Non è un caso che ancora oggi ricordiamo le scene del finto orgasmo di Harry ti presento Sally o i ripetuti fake della Elaine Bennis di Seinfeld. Oh God!
fake. Torniamo al disco. La Savage si è messa alle spalle una relazione tossica, una di quelle che ti devastano e lasciano così tanti strascichi che solo una buona e lunga psicoterapia riesce in parte a risolvere. E anche se alla fine l'amore di cui si parla qui dentro è spesso un bicchiere mezzo vuoto, perlomeno se ne è resa conto. È pronta a riempire l'altra metà del bicchiere o al limite a bere dalla bottiglia. Questo perché si è resa conto che in ogni caso, dopo tutto, sta bene anche da sola. Rispetto al debutto, la crescita nella composizione è evidente, così come la voglia di portare un arrangiamento più elaborato, con meno climax, ma più pieno, arricchito e arrotondato dai fiati. Quando entra il sax in un brano, se un artista se lo gioca bene, io di solito mi sciolgo. Succede anche qui, anche grazie ad inserti di elettronica che sono ben dosati e quindi funzionali al tono dell'opera. Buona l'incisione in vinile, silenziosa e con una buona dinamica, in sleeve di cartone rigido e poster con dietro i testi. Influx è uno di quegli album che ti lasciano qualcosa, perché tutti prima o poi abbiamo affrontato le pene d'amore e quindi immediatamente simpatizziamo con chi ci dice che sta uno schifo e ha imparato a volersi bene dopo essersi leccato le ferite. In questo caso va aggiunta la bravura della Savage di scrivere testi che nella loro semplicità brillano di intelligenza emotiva, perché a dire che si sta male sono bravi tutti, bisogna poi vedere come lo scrivi e che musica ci metti sotto. Promosso a pieni voti. Per preparare queste puntate mi ascolto o riascolto sempre tutto quando sono ristampe, con l'occasione testo l'incisione in vinile, mi studio l'artwork, controllo il packaging e salvo gli adesivi, anche se non sempre si riesce a fare un lavoro impeccabile. Il testamento è l'esordio solista di Andrea Appino degli Zen Circus, noto da anni semplicemente come Appino. Questa ristampa esce in occasione del decennale della pubblicazione originaria, avvenuta quindi nel 2013, e quindi dicevo me li ascolto tutti, me li riascolto in caso di ristampe come questa. Non ricordavo che Il Testamento fosse un album così bello e massiccio e riscoprirlo è stato un grande piacere. Che Appino sappia scrivere ce l'ha ampiamente dimostrato con gli Zen Circus e qui sul canale vi ho anche spiegato perché nel documentario che ho dedicato alla band pisana. Un livornese che fa un documentario su una band pisana. Incredibile. Qui la sua poetica, sempre molto lucida, si sposa alla produzione granitica di Giulio Ragno Favero, che colora le composizioni di Appino con il suo background di musicista e produttore, e mi riferisco soprattutto all'esperienza con gli One Dimensional Man prima e Teatro degli Orrori poi. L'incontro tra queste due realtà fa scoppiare la bomba, una tensione costante anche nei pochi momenti più compassati, come ad esempio nella festa della liberazione. Peccato che tutto il buono, ed è tanto che posso dire su questo disco dal punto di vista del contenuto, sia accompagnato da una stampa non all'altezza. Non ho la prima stampa in vinile di Tannen Records, ho il CD comprato nel 2013, ma non mi serve un confronto per capire che questa sia un po' troppo rumorosa e quindi figlia della fretta con cui vengono realizzate troppe pubblicazioni di oggi e soprattutto figlia del mancato controllo qualità. Vai col clippino. Fermo un attimo il disco per farvi vedere questa parte che conoscerete tutti. Questa è una parte non incisa, come poi troviamo qui accanto alla label. Qui è dove di solito poggiamo lo stilo della testina quando iniziamo a riprodurre il nostro vinile in questo modo, ok? Lo poggiamo qui
già da qui possiamo capire quanto una stampa sia fatta bene, quanto sia rumorosa o non rumorosa. In questo caso purtroppo l'audio ambientale, perché la registrazione via scheda audio diretta dalla testina sarebbe ancora più impietosa, però l'audio ambientale già solo quello ci fa capire quanto questa stampa sia rumorosa. Ecco, sentite che prosegue questo rumore anche quando inizia la musica. Poi nel corso dei brani più rock ovviamente si avverte meno, però è inaccettabile che una stampa arrivi in queste condizioni, soprattutto perché è pagata a questo prezzo, soprattutto perché manca un controllo qualità. Non ti dico che mi devi fare una stampa audiophile, ma un minimo di controllo ci deve essere. Acquistato in pre-order ad oltre 36 euro, in sleeve di cartoncino con testi da una parte e una foto di Appino dall'altra. Una bella foto di Anna Paola Martin. Il rapporto qualità-prezzo quindi è insufficiente, ma va anche detto che per una prima stampa si parte da oltre 200 euro, quindi questa me la tengo stretta, però voglio dire che soprattutto per certi album, quegli album che tra 10 anni saranno inseriti nella storia del cantautorato e del rock italiano, quegli album vanno necessariamente curati di più. Ecco quindi le offerte che ho segnalato sul canale Telegram e che ho acquistato anche io negli ultimi 2-3 mesi. Qui sulla destra vedrete la grafica di quando ve l'ho segnalato con il prezzo corretto, perché non di tutti ricorderò il prezzo esatto di acquisto e di offerta. Mi ricordo, questo è recente, quindi poco più di 14 euro. Jimi Hendrix è una colonna sonora, però ci sono i brani dell'ultimo Jimi Hendrix. Il concerto al Rainbow Bridge è il penultimo negli Stati Uniti, lui morirà poco dopo, edizione curatissima come sempre, quella della Legacy Hendrix, quindi per poco più di 14 euro è da prendere al volo, come questo a 11,96 se non sbaglio. Don Cherry, quindi siamo nel jazz, ristampa Klimt, quindi insomma un'etichetta francese che di solito fa le cose per bene, infatti questa è valutata molto positivamente, questa ristampa. Questo non è a un prezzo bomba, nel senso che costa 24 euro, però tenete conto che di solito va oltre i 34. Questo è quello che è ritenuto il capolavoro di Loreena McKennitt, una delle massime esponenti, se non la massima esponente di musica celtica, The Mask and Mirror del 1994. Tutte le ristampe che vi ho segnalato sul canale Telegram e quelle che ho preso anch'io ovviamente sono limitate, numerate e rimasterizzate. Forse riuscite a vedere qui il numero di stampa, quindi questo è il suo capolavoro e io ho preso per il momento anche questo a 17,99, edizione limitata a 5.000 copie, quello di prima 10.000, e questo è un live in trio, a trio performance, lo vedete anche qui, limitata e numerata. Questo a 12,90, uno dei dischi più interessanti del 2022, che però aveva sempre un prezzo che mi frenava un pochino. A 12,90 non potevo assolutamente farmelo scappare, come avete fatto anche voi che lo avete acquistato. Queste sono tutte pubblicazioni ufficiali, perché magari alcuni sono meno avvezzi ad Amazon o alla pubblicazione dei vinili, alle ristampe eccetera eccetera. Queste sono tutte pubblicazioni ufficiali. Qui si va al secondo album dei 99 Posse, un doppio album con vinile colorato a 16,70 o comunque pochi centesimi di più, uscito se non sbaglio nel 2022 o qualche mese fa. Questo è il secondo EP dei Greta Van Fleet a 16,99. From the Fires è uscito il nuovo album dei Greta Van Fleet che a me piace molto, come piacciono loro. Non l'ho ancora acquistato, aspetto che scenda di qualche euro di prezzo. EP però molto ricco, perché ci sono 8 brani, 16,99. Questo uno dei live più venduti di sempre e anche più spernacchiato di sempre, Frampton Comes Alive di Peter Frampton, che praticamente ha basato la sua carriera su questo album. Questo costa, l'ho acquistato insomma a poco più di 28 euro, che vi ho segnalato perché a parte il fatto che non era su Amazon da anni e poi non scendeva mai sotto i 40 euro, questa è una ristampa molto recente. Vediamo se riesco a vedere l'anno, il
no, qui non c'è scritto, comunque è molto recente, ottima ristampa. Questo mi mancava dei Placebo, questo a 21,99 forse o 22,99, guardate sempre la grafica qui sulla destra. Questo è il disco di Pure Morning, andrebbe comprato secondo me solo per la opener di questo grande disco. Credo che vi ricorderete del videoclip iconico. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Questo Metallic KO, Iggy and the Stooges a 18,90, adesso se non sbaglio a poco più di 19 euro. Questo è l'ultimo show di Iggy con i suoi Stooges, poi lui avrà anche un attimo da fare in un reparto psichiatrico. Comunque 6 brani incendiari, original 1976 album, remastered, quindi anche questo è rimasterizzato. Poi qui si va sull'avant-garde punk. Il punk non è solitamente la mia tazza di tè, anche se ho diversi titoli in discoteca. Questo è il punk che piace a me, dei VX più Tom Cora, Scrabbling at the Lock, costo 15,37, 74, non ricordo, comunque meno di 16 euro. Ascoltatelo, ve l'ho segnalato sul canale Telegram con il clippino di YouTube, perché ne vale assolutamente la pena. Tom Cora, quindi punk con strumenti a corda, violoncello, insomma tanta roba. 12,90 prezzaccio per Richard e Linda Thompson. Richard Thompson ex Fairport Convention, con Linda Thompson sua moglie. Questo è uno dei suoi capolavori, vinile 180 grammi con il codice per il download, rimasterizzato 12,90. Questo mi mancava, l'unico dei Radiohead che mi mancava, 19,99, Pablo Honey, disco iconico anche solo e soltanto per Creep, e credo che tutti noi che amiamo questa band ci ricorderemo il videoclip di Creep, e mi riferisco a quello dove sono nella piscina che cantano tutti depressissimi. And I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. Questo qui dei Waterboys, preso a 18,90, 18,99 se non sbaglio, non ve l'ho segnalato sul canale perché era l'ultima copia, forse è tornato in offerta, controllate. A Pagan Place, secondo album dei Waterboys, band scozzese secondo me molto sottovalutata, perlomeno qui in Italia. Per darvi dei riferimenti tra Bob Dylan, Van Morrison, brani lunghi, insomma come piacciono a me, epici, da ascoltare assolutamente. Due classici degli Aerosmith anni 70, Rocks, questi due presi a meno di 23 euro, a fronte del prezzo abituale che supera ampiamente i 30. Soprattutto questo, Toys in the Attic, stesso periodo, anni 70, il periodo migliore secondo me degli Aerosmith, togliendo Get a Grip del 93, che è il disco con cui l'ho conosciuti. Questo è l'album ve lo faccio vedere, a parte Sweet Emotion, ma c'è anche Walk This Way nella versione originale, non quella fatta con i Run DMC che verrà negli anni 80, ma già qui il riff di Joe Perry ci fa godere tantissimo. Questo grande album verrà spernacchiato da molti, ma io di solito non guardo chi c'è in copertina, chi lo fa, se il disco mi piace lo compro. Questo è Harry Styles, il debutto multimilionario, nel senso che ha venduto un botto, di Harry Styles, ex One Direction, che è stato anche in Italia in tournée nei giorni scorsi, ha fatto un successo incredibile. Questo album preso a meno di 23 euro se non sbaglio, andrebbe acquistato secondo me solo per il singolo Sign of the Times, che è qualcosa di clamoroso. Ascoltatelo senza pregiudizi. Questo credo che fosse l'unico album di Depeche Mode che mancasse nella mia collezione in vinile. Construction Time Again, preso a 23,99 se non sbaglio, è l'album di Everything Counts, e poi vabbè ci sono tante altre belle canzoni, però giusto per farvi capire al volo. Kick Punk, Radio Birdman, gruppo australiano, c'è l'Essential, cioè il meglio della loro produzione dal 74 al 78, raccoltona Sub Pop che contiene anche un 7 pollici doppio vinile più 7 pollici a
16 euro o comunque poco più di 16 euro, insomma affarone. Poi questo, forse questo è il secondo EP o il terzo, non mi ricordo, sicuramente fa parte della trilogia degli EP dei Nine Inch Nails, del nostro amato Trent Reznor. Questo è Bad Witch a 16,99. Il mio amato Neil Young, lo zio, in un live, avete visto, no, che nei suoi archivi c'è una miriade di roba ancora da tirare fuori, compresi tanti live. Questo è il concerto registrato al Pavilion a Los Angeles nel 1971, solo acoustic concert, e quindi 71 ci sono anche dei brani che andranno poi a finire in uno dei suoi capolavori dell'anno successivo, ossia Harvest. Sempre curatissime le pubblicazioni di Neil Young. Questa è una chicca, ce n'erano 2 copie, una l'ho presa io, a poco meno di 16 euro se non sbaglio. Questa è una pubblicazione uscita per il Record Store Day del 2020, edizione limitata, vedete, vinile vergine, 180 grammi. Questa è l'unica registrazione in cui suonano insieme il sassofonista Barney Whelan, che è lui, e il pianista Tete Montoliu o Montoliu, ma lui è spagnolo, quindi credo che sia Montoliu, a meno che non sia di origini francese. Chicca da collezione questa qui, E poi qui si va in un blocchettino di vinili jazz editi, pubblicati da Blue Note, che come sappiamo confeziona vinili audiophile a prezzo budget. I loro vinili di solito si trovano tra i 30 e i 40 euro, quando non sono in offerta tra i 28 e i 45, e non sarebbe neanche un prezzo da ladri, ecco, per usare un eufemismo. Alcuni di questi dischi Blue Note arrivano a 10,99, compreso questo di Larry Young, Unity. L'avete visto anche recentemente negli scatti Instagram, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, perché evidentemente le offerte ci sono sui vari Amazon di tutto il mondo. Ecco, a proposito, si tratta di offerte, non di errori prezzo, perché qualche amico della community ogni tanto mi manda gli screenshot dove vengono promossi, evidenziati questi dischi con scritte errore prezzo clamoroso, eccetera, errore prezzo assurdo. Non sono errori prezzo, è Amazon che mette a rotazione, spesso a rotazione nel senso che lo trovate una volta e spesso lo ritrovate in offerta, come questo album, a volte no, non si può mai sapere, bisognerebbe essere in Amazon, ma non sono errori. Queste offerte praticamente prendono il posto, se vi ricordate, se siete pratici di Amazon da qualche anno come me, prendono il posto delle offerte che faceva Amazon, tipo 4 vinili a 60 euro. Io con quelle offerte, o 3 vinili a, non mi ricordo quanto era il prezzo, con la promozione 4 vinili a 60 euro che duravano un mese e mezzo, io ci ho riempito molte caselle vuote della mia discoteca. Dischi anche imperdibili, non solo chicche come queste, ok? Quindi 10,99 Larry Young Unity Blue Note. Sempre Blue Note, un doppio di Cassandra Wilson che io adoro, aspetto di trovare a un buon prezzo quello che ritengo il suo capolavoro, ossia New Moon Daughter. Anche quello è un doppio, però adesso sta sopra i 50 euro. Questo grande disco Blue Note, 18,99. Big John Patton, questo l'avete visto recentemente, 10,99, sempre Blue Note, audiophile vinyl. E sono veramente audiophile, non sono solo hype sticker che dicono fandonie. Questa è una chicca nascosta di Melissa Aldana, 12 Stars, meno conosciuta, però anche questo è un disco incredibile, come questo di Stanley Tarrentin, sassofonista, Common Touch, sempre 10,99, featuring Shirley Scott. Questo un altro doppio con Gary Allen Trio. Gary Allen, 16,99 se non sbaglio, masterizzato da Kevin Gray, va bene, ok. Doppio vinile, sempre Blue Note. Questo è un doppio vinile live di Liam Gallagher, quindi ex Oasis, doppio vinile colorato, doppio vinile color arancione. Questo live è registrato sul fiume Thames, proprio sulla barca, come c'è qui sulla illustrazione in copertina, il 5 dicembre del 2020, quindi in piena pandemia, non si potevano fare concerti, e loro cosa hanno fatto? Hanno preso la barca, sono andati in mezzo al Thames e hanno fatto un live. Grande Liam Gallagher. Questo, Appunti di viaggio, grande disco di Paolo Conte, dove è presente tra le altre cose Hemingway, ma c'è anche lo zio, Dancing, insomma
grande Paolo Conte, edizione limitata e numerata, preso a 26 euro, che dici te non è un grandissimo prezzo in offerta, a parte che bisognerebbe ragionare e dopo ci arriviamo, però tenete conto che questo di solito si trova sui 33, 34, 35 eccetera eccetera. Stesso prezzo, più o meno 26, doppio vinile Bruce Springsteen, il boss, in concerto all'MTV Unplugged, che nel suo caso diventa plugged perché ci sono gli strumenti elettrici collegati. Doppio vinile che mi mancava, chicca clamorosa. Come una chicca clamorosa è questa, una chicca del nostro Progressive dei Circus 2000, preso a 22-23 euro. Questo è un vinile colorato, come vedete sono ancora tutti chiusi, non c'è stato il tempo di aprire, lavare e ascoltare anche questi, sarebbe stato impossibile, dovrei fare questo, solo questo di lavoro magari, ma purtroppo non è così. Questo per chi ama l'alt rock più umbratile, più depresso anche, Roy Montgomery con Audiotherapy, questo a meno di 13 euro. Poi il capolavoro dei Negazione, Lo spirito continua, la storia dell'hardcore italiano, incredibile, un disco incredibile, ripubblicato grazie all'etichetta Spittle che ripubblica capolavori degli anni 80 della nostra musica. Un esempio gli Schiantos, altro esempio i Raz, insomma grande etichetta che fa sempre edizioni a buon prezzo. Solitamente si trova sui 25 euro, questo preso a poco meno di 18, 17,40 forse, una cosa del genere. Grande disco dei Negazione. Chicca per chi ama lo space rock dei The Amorphous Androgynous, con la partecipazione di Peter Hamill dei ex, insomma, Van der Graaf Generator, a 17,60, una cosa del genere. Grande disco anche questo, vi pubblicai un clippino YouTube. Questo è il debutto di Tom York dei Radiohead, The Eraser, preso a più o meno 16 euro anche questo, mi mancava, l'ho preso al volo a quel prezzo lì. Certi artisti come questi qui, tutti i remaster di Tom Waits, Heart Attack and Vine, 17,99, è uscita recentemente poi la ristampa per il cinquantennale di Closing Time, altro imperdibile di Tom Waits. Questo è addirittura un doppio a 18,99, anche questo rimasterizzato, Night Talks at the Dinner, dove lo stile tipico di Waits si mischia a suoi racconti nel locale. Vedete, questa è una foto che fa capire un po' l'atmosfera. Doppio vinile, credo che sia anche questo un doppio vinile, sì, doppio vinile edito da Cam Sugar, quella di Paura, l'etichetta di Paura, l'etichetta di Boom, la raccolta sul jazz italiano anni 50-60, l'etichetta di Piombo, sempre grande qualità perché si tratta di pubblicazioni sempre rimasterizzate dai nastri analogici. Questa è la colonna sonora di Moldocane con le musiche di Riz Ortolani e Nino Oliviero. Insomma, quando c'è Cam Sugar è un'etichetta affidabile, molto affidabile. Ho il mio caro Mark Lanegan, questo mi mancava e l'ho recuperato a meno di 20 euro al Take Care of You, il quarto album di Mark Lanegan che purtroppo non è più tra noi, fatto di cover a questo prezzo. Imperdibile a prescindere Mark Lanegan, secondo me, però a questo prezzo, come a questo prezzo, insomma, quello dei Gentle Giant, Octopus, una delle chicche dei Gentle Giant, quindi progressive anglosassone, a poco più di 16 euro se non sbaglio, mi mancava, l'ho preso al volo. Questo non l'ho pagato pochissimo in confronto a tutti quelli che abbiamo visto, perché l'ho pagato 32 euro, però di solito costa più di 45 euro. Questa è una ristampa Rhino, quindi grande qualità, di Far Beyond Driven, a memoria credo che sia il disco del 94 dei Pantera, che poi è anche il disco con cui ho iniziato ad ascoltarli. Copertina che venne censurata e dove veniva invece sostituita con una testa trapanata, vado a memoria, dal CD che ho in collezione. Questo a 16 euro e qualcosa, 70 forse, LP più CD di Antonio Carlos Jobim, Wave, disco del 67, dove c'è anche questa hobby strip che io amo sempre, dove ci spiega la genesi di questo disco e in che fase della carriera di Jobim va contestualizzato. LP più CD, insomma. Questa è una chicca che vi ho segnalato, c'erano pochissime copie, stampa giapponese, la faccio vedere più da vicino, del Clifford Jordan Quartet Night of the Mark 7 a poco più di 20 euro forse, non ricordo esattamente, c'erano poche copie e
le avete prese al volo anche voi. Ho il debutto dei London Grammar, doppio vinile più CD con 6 bonus tracks, scusate. Debutto dei London Grammar assolutamente delizioso, una band che va seguita anche nei lavori successivi. Ci sono altri 2 dischi pubblicati dai London Grammar, anche quelli molto, molto significativi, soprattutto l'ultimo, uscito nel 2021 forse o 22. Questa è chicca per chi ama la musica classica e i pianisti contemporanei. Lei è Alice Sarah Holt, Echoes of Life, doppio vinile edito dalla Deutsche Grammophon, quindi un'altra etichetta di riferimento, nel senso per la qualità delle incisioni e delle riproduzioni in vinile. Doppio vinile a poco meno di 21 euro, forse 20 euro, vabbè, insomma. E questi li avete visti anche già visti sul canale TikTok di Vinilicamente, che è linkato qui sotto in descrizione, perché vi dicevo 2 parole su queste etichette come la Wax Time, vabbè, la solita cosa, che producono ristampe jazz di dischi imperdibili a un prezzo budget come questi. E guardate quindi cosa vi ho detto sui clip che ho messo sul canale TikTok. Questi me li avete segnalati voi, mi avete mandato un messaggio privato chiedendomi: ma queste stampe sono valide, perché costano 13 euro e qualcosa? E allora io, come sempre, vi dico: guarda, o non lo so perché non l'ho ascoltato, oppure guarda, mi informo, cerco un po'. Allora, li ho acquistati anche io quando ero in offerta, e sto parlando di questa raccolta di Mina, di questa raccolta di Adriano Celentano e di questo Greatest Hits dei Rondò Veneziano, presi a poco meno di 14 euro tutti e tre fanno parte, cioè sono editi dalla Zix Music, un'etichetta tedesca che fa tutte queste pubblicazioni con best of, raccolte eccetera eccetera, a prezzo budget. Di solito li trovate a meno di 20 euro, a poco più di 20 euro, queste a 14 euro. Il suo prezzo dovrebbe essere all'incirca sui 10 euro, perché la qualità audio non è da buttare via, ma non è niente di che, si sente che è tutta roba digitale molto compressa, non ha senso, a meno che non vogliate fare un regalo piuttosto cheap. Perché dico questo? Perché il packaging è veramente pessimo, cartoncino pessimo, non c'è una nota, non c'è uno straccio di nota, non ci sono, sì, ci sono i crediti con chi ha scritto i brani, ma non c'è nient'altro. Quindi valutate voi. Io questi non ve li ho mai segnalati perché non li comprerei mai io per primo, li ho presi solo per provare la qualità. Appena avrò finito il video le renderò ad Amazon oppure le utilizzerò come dischi test. Adesso ci devo pensare. Come vi dicevo in apertura e come avete appena visto, grazie alle offerte che periodicamente arrivano e spesso tornano su Amazon, è possibile acquistare tanta buona musica spendendo il giusto e spesso anche meno di quello che dovrebbe essere il prezzo giusto di un vinile. Perché anche se per alcuni titoli che vi ho segnalato e che io stesso ho comprato siamo abbondantemente sotto i 20 euro, non dobbiamo considerare questi prezzi come la norma, e lo dico soprattutto ai più giovani che mi seguono ed hanno un po' meno esperienza e stanno cercando di capire qualcosa di questo mondo così bello ma anche così problematico che è il mondo appunto del vinile. Diciamo che per quanto mi riguarda nel 2023 il prezzo di un vinile singolo non dovrebbe superare i 25 euro, quello di un vinile doppio non dovrebbe superare i 30 euro. Tutti i titoli che compro in offerta fanno media con quelli che sono sovrapprezzati e che di solito sono quelli che prendo all'uscita, nel caso di album che voglio avere il prima possibile nella mia collezione, oppure quei titoli che non scendono mai sotto i 35 euro. Tra le offerte che ho acquistato negli ultimi 2-3 mesi e che vi ho fatto appena vedere non ci sono i grandi classici, più vecchi, più recenti, semplicemente perché li ho già in collezione da tempo. Nei giorni scorsi vi faccio vedere alcuni dei titoli segnalati. Questo a meno di 20 euro, il grande leggendario Kind of Blue di Miles Davis, il secondo album dei Led Zeppelin a poco più di 17 euro, così allo stesso prezzo c'era Grace di Jeff Buckley, il primo album dei Doors, burattino
Senza fili di Edoardo Bennato e poi ancora meno di 16 euro il secondo album dei Radiohead, The Bands, e addirittura meno di 14 euro il debutto glorioso dei Portishead, Dammi. Questi sono alcuni degli esempi che ho pubblicato sul canale Telegram negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo. E oltre a questi ce ne sono tanti altri tra i 20 e i 25 euro che hanno fatto la storia della musica più o meno recente. Voglio però aggiungere una riflessione che è poi un invito ad utilizzare queste offerte responsabilmente. In che senso? Nel senso che se acquistiamo solo e soltanto su Amazon togliamo linfa vitale a quei negozi che interpretano ancora il loro ruolo come una missione, quelli che si incaricano di essere strumenti di diffusione culturale a fronte di tanti altri che vendono dischi ma li considerano alla stregua di un paio di scarpe, perché cambia solo il tipo di merce che vendono. L'obiettivo unico è incassare, non offrendo alcun tipo di supporto o di informazione all'appassionato e anzi infastidendosi quando gli viene rivolta una domanda di troppo. Ne ho conosciuti tanti così nel corso degli anni e non solo in Toscana. Il Rob di Nick Horby di alta fedeltà è spesso solo un miraggio, roba da libro appunto o da film. Ma alcuni esistono sempre e resistono. Credo allora che il giusto compromesso sia accontentare entrambe le parti, le nostre tasche e quei negozianti che si meritano ancora i nostri risparmi. Io lo faccio sempre e da sempre, acquistando anche roba che non stavo cercando, solo per uscire da quel negozio con qualcosa in mano per consentirgli di andare avanti, perché il risparmio, inutile negarlo, fa gola a tutti noi appassionati, soprattutto perché siamo spesso considerati dall'industria discografica come semplici polli da spennare. Però il gusto di diggare in un negozio, fare la battuta con chi c'è dietro il bancone o con chi è in negozio con te, nessun risparmio questo te lo potrà mai dare. Nessun risparmio ti darà mai quelle sensazioni. Quindi il mio consiglio è: usate il canale Telegram di Vinilicamente, ovviamente sì, così mi aiutate a tenere in vita questo canale YouTube che richiede tanto tempo e tante spese, ma supportate anche il vostro negoziante di fiducia. Dalle mie parti si dice un po' per uno, incollo a mamma. Perché apprezzo Garbo? Sicuramente per la sua musica, ma indubbiamente anche per il suo approccio verso il music business, perché è uno che ha vissuto sia la gloria sia i momenti discograficamente meno redditizi e ha affrontato entrambe le fasi con dignità e soprattutto cercando sempre di rispettare il proprio pubblico e il proprio mestiere. Adoro i suoi primi album e ve li consiglio se non li doveste conoscere, ma amo anche le ultime pubblicazioni e questa non fa eccezione. Nel vuoto, il lato A ci fa riconoscere il gusto di Garbo per l'alto pop wave e poi contiene una rivisitazione con accompagnamento al piano e tastiere di Sembra che è da brividi. Tra i brani in scaletta è l'unico già edito, anche se in versione molto diversa rispetto a quella presente su La Moda del 2012. Preferisco questa versione perché viene fuori tutta la bellezza del testo e della voce del nostro amato Renato Abate, in arte Garbo. Sul lato B invece abbiamo Garbo che incontra il Bowie della trilogia berlinese, un Garbo che sorprende per il suo felice incontro con l'ambient. Mi piace molto questa copertina che ritrae un Garbo sospeso appunto nel vuoto, copertina lucida, in sleeve di cartoncino con i testi, vinile nero con una buona dinamica, stampa purtroppo non sempre silenziosa. Niente per cui si debba gridare allo scandalo o che sottragga piacere all'ascolto, ma che sicuramente va segnalato. Di solito Garbo non delude mai, ma stavolta si è superato. Consigliatissimo. Sembra che il mondo sprofondi nel niente e cade lasciandomi vivo, assomiglio a te e lo sai. Una delle copertine che mi hanno sempre inquietato e allo stesso tempo affascinato di più.
per un album che oggi viene ritenuto un classico del rock progressivo britannico. That Walks Behind You degli Atomic Rooster esce nel settembre del 1970, quindi una manciata di mesi dopo il debutto omonimo in cui aveva suonato anche Carl Palmer, prima di abbandonare per andare a formare i leggendari Emerson, Lake and Palmer. Il brano più noto è Tomorrow Night, ma i miei preferiti sono quelli più lunghi, sulla falsariga della title track, che è poi una fedele trasposizione in musica di questo dipinto. È una ristampa Music on Vinyl e come tutte le ristampe Music on Vinyl la qualità è assicurata a partire da una incisione silenziosa e con una buona dinamica, passando per un packaging rispettoso della prima stampa, busta esterna richiudibile per poi arrivare alla inner sleeve di carta nera con lamina antistatica. Il prezzo supera i 30 euro, ma in questo caso sono ben spesi. When I wake up in your bed, I can still hear what you said like a bad dream. I can't fight tomorrow night. Al primo ascolto del nuovo album dei National ho pensato, ammazza che palle. Devo dire che First Two Pages of Frankenstein ha richiesto maggiore impegno del solito. Qualche disco fa bastava la voce di Matt Berninger a inebriarmi e poi arrivavano quelle improvvise sfuriate strumentali a darmi il colpo di grazia. Occhi a cuore, friccicorino allo stomaco e tutte le cose belle che ci regala la musica. A questo giro non è andata proprio così, perché ai primi ascolti sono stati i featuring a ridestarmi dalla noia e questo non sempre è una cosa positiva. Poi piano piano il disco ha ingranato e ha iniziato a girare. Una piacevole compagnia, ci mancherebbe, sempre educata e vestita bene, ma per i momenti migliori dei National bisogna guardare indietro. Artwork e packaging sono essenziali, ma non manca nulla. Ci sono i testi all'interno della copertina apribile, c'è una inner sleeve di cartoncino rigido e c'è un vinile che suona bene. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the hand, leaves you nowhere. You are like a child, you're gonna flip your lid again. Don't you understand? Your mind is not your friend. Barbaro Tour è un EP live della banda Bardot, pubblicato in origine solo in CD nel 1999 e stampato per la prima volta in vinile da Saifam nel 2022. La registrazione risale all'ottobre del 1998 ed è stata effettuata durante il concerto tenutosi al Teatro Tenda di Firenze. 6 brani, compreso un medley, che trasudano tutta l'energia che ha sempre contraddistinto la banda Bardot e ha fatto anche la sua fortuna. Infatti per i primi anni della loro carriera io li ho seguiti da vicino sulla scia dell'entusiasmo di un debutto sorprendente acquistato appunto ad un loro concerto nell'estate del 96 a Livorno, disco che è arrivato in vinile solo nel 2020. Dopo questo ho acquistato altri 2 o 3 album, poi sono sincero, mi avevano un po' stufato, cambiavano i gusti, crescevo, insomma, l'affetto però è sempre rimasto immutato e per questo mi sono regalato il libro con la loro storia. Se mi rilasso collasso, 30 anni di storia di una band improbabile. Adesso veniamo alle note dolenti. La qualità della registrazione è discreta, ho sentito di peggio per dei live ufficiali come lo è questo. Purtroppo però non viene aiutata dall'incisione in vinile, che è poco sopra la sufficienza, con una dinamica abbastanza schiacciata ed una stampa abbastanza rumorosa. Mi viene da pensare che il vinile colorato sia il classico specchietto per le allodole, visto che il packaging è inesistente, costituito semplicemente da una busta di carta, senza neanche una riga a corredo, a parte i crediti sul retro. Su Amazon non è mai sceso sotto i 25 euro e io stesso l'ho preso in pre-order a 25,65. Mentre registro questo video supera i 26. Roba da matti. Già un EP non dovrebbe mai superare i 20 euro, con un packaging del genere poi non si dovrebbero superare i 15 euro. Non ci siamo assolutamente. Se volete qualcosa della banda Bardot, per ricordarli compratevi il libro, fate meglio. In tanti, compreso il sottoscritto, aspettavano una ristampa di Cico Pisco,
di Neffa, l'EP pubblicato in origine nel 1999 che rappresenta anche la sua ultima opera hip hop, come giustamente ricordato qui dall'adesivo. La stampa precedente, che era anche la prima in vinile, risaliva al 2015, pubblicata da quella Tannen Records che ha fatto del bene alle scene hip hop e rock italiane, ha fatto sicuramente del bene a noi appassionati, ma poi è implosa all'improvviso col titolare che non rispondeva più ai messaggi dei clienti che aspettavano i loro ordini. Insomma, una storia bella e brutta che, se Mr. Tannen avesse voglia di raccontare, io sono qui a disposizione per una chiacchierata. Una di quelle copie del 2015 parte da 100 euro, questa l'ho pagata a 32 sul sito di Aldebaran Records, edizione limitata a 500 copie numerate, vinile nero, 180 grammi a 45 giri. Buona l'incisione in vinile col groove che viaggia in libertà. Artwork e packaging riproducono quello della stampa Tannen, compresa l'inner-sleeve di cartoncino rigido con i testi. Manca purtroppo l'inserto firmato da Luca Gricinella. Magari questo dettaglio sarà rivisto per la prossima ristampa, visto che questa è già sold out. E anzi, a proposito, sommergete gli account social di Aldebaran di messaggi per chiedere che ne venga fatta un'altra, magari altre 500 copie che tanto finiranno in un lampo come queste. Abbiamo detto che Cico Pisco è l'ultimo album hip hop di Neffa. Il disco successivo, Arrivi e Partenze, del 2001, è ricordato da molti per il singolo killer Io e la mia signorina. Quello lì. Non c'è solo quello, naturalmente, ma seppur complessivamente piacevole, è inevitabilmente un'altra storia e io preferisco senza dubbio questa. Tienimi nel tuo stereo hi-fi, prendi e vai signorina superfly, mamma fluttua e poi scivola, vieni via con Cico Pisco, pinsta mini comitiva, con prima in rima sta missiva, si va, si va. Non ti fanno più. Oh, ma voi come vi comportate quando acquistate direttamente sugli store delle etichette? Perché io di solito prendo sempre qualcos'altro, perché sono curioso di trovare roba buona, poi se la trovo la condivido qui sul canale e poi devo dire che in quel modo ammortizzo le spese di spedizione. Avevo già messo Cico Pisco nel carrello, sono andato a farmi un giro sul sito di Aldebaran e mi ha colpito questa copertina con l'imitazione della senape Heinz e poi due palloni da basket. Vuoi vedere che questo mole ama la palla a spicchi come Gamon e lo stesso Neffa? Sì, assolutamente, tanto da inserire nel suo flow il classico motto Ball don't lie, la palla non mente, e citare anche alcuni dei fuoriclassi dell'ultimo ventennio e lo spezzone della telecronaca originale NBA della partita Lakers contro Suns Playoff 2006 in cui Kobe Bryant, tanto per cambiare, mette a segno il canestro vincente. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! La qualità dell'incisione in vinile è buona, con una stampa silenziosa. Peccato per l'inner sleeve di cartoncino nero senza testi, perché quelli di mole sono brillanti e in questi casi fa sempre piacere rileggerli. Poi per me i testi sono qualcosa di inderogabile dall'opera d'arte musicali, andrebbero messi sempre anche su Sole, Cuore e Amore. Non conoscevo Mole e sono arrivato a Burkina Faso per la copertina. È stata una bella scoperta perché la base di partenza è il rap, per poi arrivare a impulsi electro e funk gestiti in modo consapevole e soprattutto gradevole. Adesso è in promo a meno di 20 euro. Schiavo dei miei eroi, forse dovevamo proprio esserci noi. Forse abbiamo sbagliato scelta, approccio e poi ce ne siamo sbattuti il cazzo di voi. Ehi, tu da che parte stai? Se non scegli mai. Mi immagino la scena. Siamo nell'ufficio del signore dei dischi. Lui è seduto sulla poltrona in pelle umana e dall'altra parte della scrivania ci sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ossia la rappresentante di lista. Il signore dei dischi chiede una hit per Sanremo e la rappresentante risponde: ok, noi facciamo la hit per la casalinga di Voghera, però poi facciamo uscire un live come diciamo noi. Ovviamente questo è il frutto della mia
fantasia che sta vaneggiando, che sta parlando. Volevo semplicemente dire che qui dentro c'è la rappresentante che mi ha stregato anni fa, quella dei concerti da pelle d'oca, con la vocalità da paura di Veronica Lucchesi, l'intesa con gli altri musicisti, il pop che ogni tanto non è un termine dispregiativo. Non ho nulla contro il successo radiofonico o il successo in generale, anzi sono davvero contento per loro perché se lo meritano tutto. La canzone pop che spacca non ti esce se non sai scriverle le canzoni, hai voglia di ragionare. Mi dispiace solo che la discografia italiana voglia troppo spesso ridurre uno spessore artistico così a così. Questo Live with Orchestra ci dimostra che lo spessore della rappresentante va ben oltre con le mani e con i piedi. Ogni palco ha le sue regole, ovviamente mi riferisco a Sanremo, ogni palco ha i suoi trigger, ne siamo consapevoli, non sempre però è un bene. Contenuto artistico eccezionale, peccato solo che le canzoni privilegino solo gli ultimi 2 album in studio. Forse c'è una questione di diritti, non lo so. In ogni caso, la registrazione del live è fatta come si deve e l'aggiunta della Pop Fusion Orchestra ha il suo perché. E poi c'è quella voce della Lucchesi che ti entra dentro e ti dà una gioia anche quando i testi ti suggerirebbero altro. Buona la dinamica, vinili non sempre silenziosi. Bella la foto in copertina, copertina che è apribile con tutti i crediti. Nessun testo, nessuna foto aggiuntiva. A fronte del prezzo attuale, che è lo stesso a cui l'ho acquistato, ossia 36,99 €, siamo un po' sopra quello che ritengo il prezzo congruo. Un album doppio con questo packaging non dovrebbe costare più di 29,90 €, un vinile singolo non più di 24,90 €. Appena scende di prezzo, perché tanto i live in Italia ce li compriamo in 3, appena scende ve lo segnalerò su Telegram. Poi chiudo dicendo che se volete un live della rappresentante di lista ancora più intenso lo potete trovare, non sono tante le copie, nell'edizione deluxe CD di Bubu Sad, secondo album della band, quindi prima che arrivassero sul palco di Sanremo l'ho inserito nel mio store insieme a tutti gli altri di questa puntata. Lo store è qui sotto in descrizione. Prendi un po' e premo anch'io, quasi, quasi sempre. Ho capito tardi come stai, hai sentito il mondo urlare. Oh, eccolo qua, il disco, l'album, il debutto di Daniela Pes. No, non c'è il debutto di Daniela Pes, semplicemente perché l'ho ordinato a fine giugno su Amazon, sono arrivato tardi, purtroppo tra mille cose, e non mi è ancora arrivato. Spero che mi arriverà prossimamente per inserirlo nella prima puntata dei miei acquisti dopo l'estate, quindi nella prossima stagione, perché vabbè, ve lo dico poi quando ce l'ho tra le mani. Dove? Oddio, no! Pochi sanno o ricordano che la Rettore è una vera e propria cantautrice e anche una delle più audaci, perché se musicalmente viene di solito infilata nel calderone del pop italico per le masse, credo che alle sue produzioni migliori vada riconosciuta una certa vicinanza di intenti ai vari Fausto, Alberto Fortis e Liberovici, giusto per citare i primi che mi vengono in mente, ossia tutti artisti che pur dovendo venire a patti con la discografia dell'epoca per essere pubblicati, non hanno mai rinunciato alla voglia di uscire fuori dagli schemi. I testi della Rettore sono sempre stati belli tosti, soprattutto considerando la media del pop che arrivava in televisione, pieni di doppi sensi, spesso erotici e frecciatine più o meno pungenti, anche nella prima fase di carriera, quella più cantautorale, quando utilizzava ancora il nome di battesimo completo, Donatella Rettore, quindi non solo il cognome. Avevo già una prima stampa tedesca di quello che è considerato da molti il suo capolavoro, Kamikaze Rock and Roll Suicide. Questa si riconosce che è tedesca perché c'è la scritta qui, su quella italiana non c'è. Volevo però testare anche questa nuova ristampa con vinile rosso, visto il prezzo in offerta che vi ho anche segnalato sul canale Telegram. Già fare un concept, perché questo è un concept album sul suicidio in Italia è un suicidio discografico, poi farlo con sonorità che si discostano dai suoi precedenti successi è ancora più rischioso. Infatti Kamikaze non vende come i precedenti brivido divino, magnifico delirio ed estasi clamorosa.
Contiene però la sua canzone più nota, quella che più di una volta vi sarà capitato di ascoltare alla radio, magari non negli ultimi anni, perché negli ultimi anni alla radio, mamma mia, però sicuramente almeno una volta l'avrete sentita, questa. Dammi una lametta che ti taglio le Per 20 euro è una ristampa che ci può stare, perché l'artwork originale è rispettato in gran parte. Non è proprio identico al 100% perché c'è un dettaglio dell'inner sleeve che cambia leggermente, però non possiamo lamentarci, soprattutto considerando altre ristampe che non hanno niente di niente, a malapena contengono una busta di carta per contenere il disco. Se trovate una prima stampa messa bene a buon prezzo, consideratene l'acquisto, perché è leggermente più aperta nella rappresentazione della scena. Naturalmente sono dettagli, però devo dire che questa ristampa si difende molto bene, tenendo conto anche che non è stata rimasterizzata e la stampa è silenziosa. Dammi una lametta che mi sgaro le vene. Diverso il discorso per l'album omonimo del 1977, il secondo pubblicato dall'artista veneta, noto soprattutto per contenere Carmela, brano di apertura portato anche a Sanremo quello stesso anno e che era dedicato alla guerra civile spagnola. E infatti esce subito, sconfitto ai voti dal brano degli Albatros, con Mike Bongiorno che ha la stessa empatia di un sasso. Altri tempi. 4, 2, 6 e 3, 9, 3, 12, beh, inutile contarli, quindi vedo che al turno successivo passano gli Albatros. Insomma, puro cantautorato italiano, ma al femminile. Un dettaglio non di poco conto, soprattutto per quegli anni, soprattutto perché in Italia alle percussioni e alla batteria c'è il grande Tullio D'Episcopo. Anche questa ristampa è in edizione limitata numerata con vinile colorato. Artwork che riprende quello della prima stampa con copertina apribile e testi all'interno. Cambiano solo i crediti di edizione, ma questo è inevitabile. Ottima l'incisione in vinile con una bella dinamica, stampa molto silenziosa. In definitiva, assolutamente consigliato. Figuriamoci al prezzo a cui ve l'ho segnalato su Telegram, poco più di 14 euro. Dai tempi del liceo mi torna in mente questa citazione. Scio quod scio nil scire. So perché so di non sapere. Però in questo caso io lo so perché appena ho ascoltato il primo singolo dei Fiumi mi sono fiondato sulla loro pagina Bandcamp per preordinare il vinile. Lo so perché in un attimo mi hanno fatto tornare ai miei anni musicalmente più belli, quelli dell'adolescenza, quelli in cui la pubblicazione di dischi di rock e alt rock cantati in italiano era la norma, non l'eccezione. Non ho ascoltato altro, ve l'ho detto, ho acquistato il vinile dopo il primo singolo, tra l'altro non visto, ma solo sentito. Poi vai ad approfondire, apri YouTube e ti trovi due leggende come Xavier Iriondo, After Hours, e Diego Galeri, Timoria, che hanno scandito molti giorni e molte notti della tua crescita musicale e personale, quindi gli vuoi bene a prescindere per quello che hanno fatto e che evidentemente continuano a fare. Non me ne voglia Andrea Lombardini, di cui non ricordavo la presenza nell'ultimo disco dei Buñuel, formazione in cui milita insieme proprio a Xavier Iriondo, e non me ne voglia allo stesso modo Sara Stride, che già aveva pubblicato del materiale solista interessante e che io ho scoperto solo adesso andando a ritroso, curiosando nella sua biografia e discografia. È proprio la sua voce, unita ai suoi testi, a dare una spinta in più a un esordio omonimo che merita più attenzione di quella che ha ricevuto fino adesso, perché non è il classico disco per nostalgici dei meravigliosi anni 90. Certo, i riferimenti sono quelli, ma non suonano vecchi o peggio ancora posticci. Qui ci sono fior di musicisti che nonostante tutto provano ancora a dire la loro come piace a loro e come piace a me. Copertina apribile, testi e crediti all'interno, incisione su vinile nero, molto buona, con una stampa silenziosa ed una dinamica rispettosa della scena.
Questi sono gli album da acquistare per ridare un po' di respiro al rock italiano, che esiste e resiste ad una qualità notevole, va solo supportato. Non ci aspettavamo di essere vivi in mare aperto, e che all'arriva un tuo sorriso che avevamo perso, che avevamo perso. Voglio ringraziare l'etichetta Four Flies Records per avermi inviato questo 45 giri, che è l'esordio discografico delle Zetas, un duo salernitano che ha un bel flow su basi belle rotonde e stilose che richiamano l'old school ma senza suonare vecchie, basi che soprattutto si sposano bene con la lingua più musicale del mondo, ossia il napoletano, non l'inglese. Spero di risentirle in futuro, magari sul loro primo album previsto per fine settembre, anche con qualche testo che si discosti dal tema amoroso. Per il momento, buona la prima. Una delle tante anticipazioni pubblicate sul canale Telegram qualche mese fa, devo dire, era questa, To the Moon and Back, ossia il tributo dedicato al grande Ryuichi Sakamoto che ci ha lasciato qualche mese fa. Artisti di tutto il mondo che omaggiano il maestro giapponese rielaborando alcune delle sue composizioni. In apertura non poteva mancare David Sylvian, e solo per citare i più noti ci sono poi contributi di Thundercat, Cornelius e Fennes. Ho ricordato David Sylvian perché è grazie alla sua fama ancora vigorosa negli anni '80 da ex Japan e futuro brillante solista che anche il mondo occidentale arrivò a conoscere Sakamoto, coautore del brano. Per me, ad esempio, è andata così. Quale brano? Sto parlando dell'immortale, splendido Forbidden Colors, tratto dalla colonna sonora del film Merry Christmas, Mr. Lawrence, in cui recita David Bowie insieme allo stesso Sakamoto. Vi faccio ascoltare solo pochi secondi che saranno sufficienti a farvi ricordare di averlo già sentito almeno una volta nella vostra vita. My love was forbidden color. La rielaborazione che ne fa Gabriel Weck si allontana molto dall'originale e allora per sentire una versione che ricordi quello splendido tema bisogna andare al brano di Electric Youth. Pochi secondi. Bella potente la rivisitazione di Electric Youth, con una bella dose elettro che esalta la bellezza del tema originario. Naturalmente ci sono omaggi riusciti meglio ed altri peggio, ma è così in ogni album di questo tipo e qui la qualità media è comunque alta. Lo consiglio magari in accoppiata a 12, l'ultimo album composto da Sakamoto mentre era ancora in vita, mentre si curava per il secondo cancro che poi lo ha ucciso. Qui convivono approccio sperimentale e neoclassico, due modi di avvicinarsi alla musica da sempre presenti nella sterminata discografia di Sakamoto, magari non nello stesso album, come in questo caso. Devo dire che le emozioni più forti sono arrivate dalle composizioni al solo pianoforte. Sentire il suo respiro affannato mentre suona, lasciato di proposito nella registrazione, mi spezza il cuore. Fa capire quanto la musica possa veramente accompagnarci in ogni momento della nostra vita e quindi accompagnarci anche verso la morte. Fortunatamente due opere così alte sono impreziosite da una resa audio impeccabile come ci ha abituato l'etichetta americana Milan Records. Il packaging è essenziale in entrambi i casi, preferisco però quello di 12 dove c'è stato un piccolo sforzo in più per creare qualcosa di diverso dal solito. Belli anche i due vinili trasparenti, la variante colorata che preferisco dopo il classico nero. Chiudo questo video e questa porzione di video ricordando Sakamoto insieme ad un altro grande, stavolta italiano.
Bernardo Bertolucci. Il suo L'ultimo imperatore è uno dei capolavori che arriva nelle sale nel 1987, vincerà 9 Oscar e 9 David di Donatello. Uno di quei 9 Oscar è per la colonna sonora, composta da Kong Su, David Byrne e Ryuichi Sakamoto. E ci siamo! Pensavo di non arrivarci mai. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quanto dovrebbe costare per voi un vinile nuovo e poi vi chiedo, la musica è la risposta a cosa? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. A presto e buoni ascolti.